Ciao ragazzi, benvenuti a questo nostro nuovo video. Chi ci segue da poco probabilmente non sa che siamo in viaggio da 1 anno e mezzo a questa parte. Se l'avessi pensato diversi anni fa avrei detto anch'io che questa era una cosa impossibile. Invece... Oggi infatti voglio spiegarvi come stiamo riuscendo a vivere il sogno che avevamo da anni e ad esempio come riusciamo a sostenerci economicamente. Stop! Se pensate che siamo ricchi di famiglia, che abbiamo vinto il Superenalotto o che abbiamo venduto le nostre azioni milionarie, vi sbagliate. Questa è la nostra storia, una delle tante possibili. Iniziamo! Voglio iniziare spiegandovi come siamo arrivati a prendere questa decisione, perché è questa la chiave di tutto. Ma facciamo un passo indietro nel tempo. Per diversi anni io e Lucia abbiamo viaggiato solamente utilizzando le nostre ferie. Soddisfavamo la nostra fame di viaggio girando il mondo a bordo delle nostre moto. Siamo arrivati un po' ovunque, sempre partendo da casa. Deserto del Sahara, India, Europa, Mongolia. Abbiamo iniziato a guardare oltre il mezzo che stavamo utilizzando. Ciò che desideravamo era autonomia per raggiungere i luoghi più remoti. Un camion. Sì, ma un camion allestito per viaggiare costa. Quindi? Beh, molto semplicemente ci siamo rimboccati le maniche e l'abbiamo costruito interamente con le nostre mani. È nato Camillo, veicolo con cui abbiamo fatto tantissimi stupendi viaggi. Con tanta passione e sforzo scriviamo prima un libro e poi un altro. La gente ci diceva che sarebbe stato impossibile farseli pubblicare. In effetti, quando abbiamo provato a proporli ai primi editori, ottenevamo risposte del tipo: Ehi, possibile! Non sei famoso, il genere del mercato dei libri di viaggio è saturo, oppure banalmente ci offrivano delle condizioni che erano a dir poco svantaggiose. Ce lo siamo autoprodotto, riscuotendo un discreto successo tra i viaggiatori, alla faccia di chi ci diceva: Ehi, possibile! Con i proventi dei nostri libri riusciamo a finanziare alcuni dei nostri viaggi, ma a questo punto il limite non era più l'autonomia, ma il tempo. Dovevamo cercare di coniugare la nostra passione per il viaggio con la vita di tutti i giorni. Lasciare i nostri lavori d'ufficio e provare a vivere viaggiando. Impossibile? È stata una decisione difficile anche per noi, perché i dubbi erano i più normali. Lavoro, pensione, salute, distanza da casa. Paura. Ragionando, cosa ci spaventava di più? Il nostro più grande limite era la paura di fallire. Era una paura alimentata dai media, ma anche da chi, in maniera poco illuminata, ci diceva: non puoi farlo, non sei ricco, non sei famoso, non hai sponsor. Ehi, possibile! Come fa a dar consiglio a chi non ha mai provato sulla sua pelle? Come si fa a dire impossibile se non si conosce il possibile? Sì, ma come sostenerci economicamente? Non posso farlo. Abbiamo iniziato a gettare le basi del nostro progetto, vendendo tante delle cose che non ci servivano. Usando il ricavato e i risparmi abbiamo iniziato a costruire una nuova casa a 4 ruote, Valentino. Costruirlo ha significato 2 anni di sacrifici mentre stavamo svolgendo il nostro normale lavoro da impiegati. Tutte le vacanze, tutto il tempo libero. Ci serviva però un mezzo che ci consentisse di viaggiare spendendo il meno possibile. Abbiamo iniziato a liberarci di tutti i costi superflui, via le moto, l'auto, le cene al ristorante. Ci siamo privati di tutto quello che in realtà non ci sarebbe servito durante il viaggio. Affittiamo la nostra casa per pagarci le spese e il mutuo. E poi, come fare a rispettare il budget che ci eravamo prefissati? Molti pensano che l'unico modo per farlo sia che io tutte le mattine mi svegli e vada a giocare al turista per sempre, oppure che io abbia ereditato una fortuna. Ma queste sono le stesse persone che ci dicevano che era impossibile pubblicare un libro, era impossibile costruire un camion da soli. Forse ci piace l'impossibile, perché abbiamo deciso di metterci in gioco lavorando e sfruttando le nostre passioni. In fondo ci basta guadagnare ciò che ci serve per viaggiare. Sì, lo so, ora vi starete chiedendo dove prendiamo i soldi. Eh sì, mi sto aspettando proprio quello.
Ah, perché? Ancora non avete capito? Eh no, hai detto che me lo spiegavi. Ah già, è vero. E ci mancherebbe anche. In pratica stiamo portando avanti il nostro progetto che riguarda i libri, le fotografie, tutto quello che sono le nostre passioni e che ora abbiamo il tempo di coltivare. Ad esempio pubblichiamo in viaggio un altro libro, Lo Zen e l'arte della camperizzazione di un veicolo overland. Un grande e piccolo successo, un tassello di un puzzle in continua evoluzione. Quando ci accorgiamo che stiamo spendendo troppo, ci fermiamo in un posto che ci piace. Ci godiamo la natura, la gente e ci impegniamo nel nostro lavoro. La nostra è diventata una vita semplice, non abbiamo più bisogno di tutte quelle cose che prima ci sembravano fondamentali. Passiamo più tempo insieme, viviamo la vita che vogliamo in questo momento. Non crediamo più nell'impossibile.